Ciao, salve a tutti, ben ritrovata, ben ritrovato. 3 modi per percepire e scoprire al volo la malignità di un narcisista perverso. Partiamo da quello che ormai è un dato di fatto. Christopher Lasch parla del narcisismo come il flagello del nostro secolo. Ed è proprio così. Purtroppo le personalità poco empatiche e incapaci di sentimenti stanno crescendo nella nostra società, tanto che non per nulla si voleva persino eliminare il disturbo narcisistico di personalità dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM. Chiaro che certamente nel momento in cui saremo tutti degli androidi, gli androidi saranno considerati nuovi umani e i nuovi umani potrebbero essere i narcisisti in crescita tra noi. Quindi, una volta divenuta la maggioranza, quella formata da narcisisti, i sani sarebbero loro, o sarebbero considerati loro. Ma mi auguro che sopravviva il germe umano, per chiamarlo paradossalmente così. Certo è che si rischia di questo passo che il malato diventi veramente la persona empatica e non quella non empatica. C'è un film, se qualcuno sa il titolo e può ricordarlo, me lo indichi magari nei commenti, che parla proprio di umani sopravvissuti in un mondo in cui i normali sono le persone che non provano né emozioni e nemmeno e soprattutto sentimenti. E quelli nel film sono i poveri reietti cacciati dagli umani divenuti prevalenti nel particolare tipo di umanità che insomma si vede in questo film. Speriamo non sia questo il nostro futuro, tant'è che se noi fatichiamo a volte a riconoscere il male tra noi è anche perché siamo sempre più diseducati a coglierlo là dove va colto e magari a volte invece siamo persino educati a vedere il male dove c'è il bene e il bene dove c'è il male. Non a caso si parla di futuro distopico, fantascienza, speriamo che sia così appunto, speriamo sia solo fantascienza. Resta il fatto che quanto più si può disumanizzare qualcuno, tanto più lo si potrà gestire come se fosse un oggetto. Quando il narcisista maligno ti maltratta è proprio perché ti ha oggettivizzato, non ti vede più per la persona unica dotata di un'anima, quale sei, immagino e spero naturalmente tu sia, ma come un suppellettile sempre più inservibile a mano che ti ha spremuto in tutto quello che reputava fosse spremibile in te. Per soffermarci sulle relazioni umane più intime, quelle della sfera sentimentale, per non arrivare a tanto con un narcisista maligno che ti spremi fino all'ultima stilla delle tue energie interiori, devi imparare a cogliere fin da subito quindi l'essenza di una persona. Un'amica del canale diceva è difficile riconoscere all'inizio un narcisista specie covert, specie se timido. È vero ed è il motivo per cui proprio le persone che appaiono tenere, inoffensive, vanno in realtà attenzionate. E qui devi ascoltare soprattutto le tue sensazioni, imparare ad ascoltarle, a percepirle, quello che una persona fa vibrare dentro di te, non tanto le emozioni, ma il senso di fiducia, soprattutto che una persona ti ispira. E a questo punto ti pongo una domanda a test. Nel tuo caso, cosa hai provato come sensazione prima di ogni altra quando hai conosciuto ed hai interagito con quello che magari poi è diventato il tuo partner narcisista o la tua partner narcisista? Poi, cosa molto importante, come ti senti tu con quella persona? Ti senti te stesso e te stessa completamente o ci sono dei punti in cui senti che più in là non puoi andare, dei punti che non puoi toccare con quella persona? Altro dato, quali sensazioni stimola quella persona? Poniamo potenziale narcisista quando interagisci con lui, con lei, ovvero stimola in te emozioni o stati d'animo. C'è molta differenza tra emozioni e stati d'animo. Le emozioni possono essere fugaci e passeggere, gli stati d'animo restano in te e vanno a stratificarsi nelle regioni più intime e profonde di te. Prova a rispondere a queste domande e vediamo magari di raccogliere anche a beneficio statistico di tutti noi cosa veramente interessante da verificare insieme, insomma vediamo un po' quali sono i risultati di questa statistica da raccogliere.
E intanto un abbraccio forte, ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao.